Shkajemi. Marshit ligat. Rosetta, do më ndaj nalta poshtë. Ito, në Io personalmente sono cresciuta educata che io devo pulire la casa, rispettare i vecchi, non parlare con i maschi se non è il tuo marito, cosa che ha portato a me essere, diciamo, una donna educata con mentalità patriarcale. Poi, dopo che sono venuta al centro donna, normalmente che ho iniziato a riflettere, forse quel che mi ha detto mia mamma non era vero, non era giusto, per dire. Così piano piano ho iniziato a lavorare con me stessa, di pensare diversa, che cioè, io sono Anna, non sono una che deve essere piaciuta dal mio marito, dai parenti di lui o di miei. Cioè, faccio quel che penso che è giusto. E questo è venuto gradualmente finché adesso penso non solo io, ma la maggior parte di noi e di altre donne possiamo decidere per te stesso. Invece per la nuova generazione, anche se dicono, anche se fanno vedere che hanno dei diritti, escono quando vogliono, anche con gli amici e tutto, io penso che non è così. Diverso da te, io sono cresciuta anch'io con diciamo con l'opinione, con l'educazione da mia madre che sì, io devo fare non tutto, però ci sono lavori che io devo fare perché sarò, diciamo, la signora o la responsabile dei lavori a casa. Però mia famiglia era più aperta, io non dovevo, diciamo, cambiare tanto davanti alla mia famiglia. Però sapevo che non era così per altre donne. Io sono stata, diciamo, sono entrata al centro donna sapere che forse posso dare un piccolo contributo per cambiare la vita delle altre donne, se stesso anche la mia vita, perché io conoscevo una realtà, però non conoscevo le realtà delle tutte donne e le realtà oppure la libertà delle altre donne che io forse non li ho mai conosciuto prima. Sì, è vero che in questi 21 anni sono cambiate tante cose e direi che sono cambiate non soltanto perché è stata la volontà del Stato migliorando le leggi, però la società civile è stata più presente, le donne hanno cercato di più per i loro diritti. Anche Albania è più aperto in questo momento perché tutti abbiamo visto il mondo, siamo legati, abbiamo visto di più. Anche se è cambiato la legge oppure migliorato anche l'implementazione della legge, sono sicura che c'è tanto da fare, perché lì fuori, ma anche dentro, vicino a noi, ci sono tante donne che sono vittime di violenza e che sono ancora hanno bisogno di aiuto. Sì, e si crescono con questa mentalità. Maschilista. Forse non lontano, perché più lontano che andiamo da Scutari e anche dalle zone rurali, questa mentalità è più presente. Però anche qui davanti, vicino a noi, la mentalità è presente, specialmente in quelle famiglie molto vulnerabili. Io volevo intervenire forse perché il mio caso forse è un po' diverso. Io sono nata e cresciuta in un'altra, come si dice, completamente, diciamo, realtà, perché mi sono sposata nel 96
venendo da una realtà diversa che però quando mi sono sposata realmente non capivo, ero al settimo cielo, era il mio sogno della vita, era il mio amore della mia vita, era un compagno della mia classe all'università ogni giorno, però quando mi sono sposata comunque all'inizio non capivo molto questa, come si dice, la situazione dove vivevo perché non conoscevo neanche la mentalità e la realtà della città di Scutari. Io con voi l'ho accennato diverse volte comunque perché a me mi piace questa mia riflessione interna, perché dentro raccontando questa mia storia comunque si capisce un po' perché voi vivete in questa storia e non lo capite, vi sembra tutto normale. Invece per me comunque non era questo ruolo della famiglia, il ruolo dei suoceri, che dovevo chiedere permesso, che dovevo dire se loro erano d'accordo ad andare a vedere i miei, a uscire con le mie amiche, addirittura anche di non lavorare. Così per me era cambiare la vita totalmente quando mi sono sposata qui. Mi ha salvato molto il lavoro, io dicevo anche quando mi è successo di avere le possibilità di parlare comunque nelle altre occasioni che il fatto, io mi sentivo a metà, una metà che dovevo fare il ruolo della nuora, il ruolo della moglie per il mio marito. Poverino, lui stava in due, come si dice, fuochi, Tra i due perché fuochi. lui non è che lo capiva, mi conosceva a me molto bene perché eravamo da quasi 10 anni insieme, comunque tra il fidanzamento e l'innamoramento, comunque era un lungo periodo, però anche non poteva entrare nella, come si dice, nella mentalità della sua famiglia che anche lui non conosceva così profondo, perché li ha conosciuti, ha avuto sempre l'amore dei genitori. E questo ha creato molte tensioni comunque durante il nostro matrimonio, non tensioni così che si parlavano, però si capivano perché te sei diversa, noi avevamo pensato di un'altra, come si dice, moglie per il nostro figlio, non è il modello che noi abbiamo cercato. E questo secondo me è il cambiamento della mentalità, però la vita è così, io non so perché sono qui, perché ho sposato lui, non so fino ad oggi di dare una risposta, il perché, non lo so ancora. Poi dopo 12 anni di convivenza insieme ho avuto l'occasione, comunque ho preso una decisione che non si poteva più, anche secondo me ragionando adesso erano troppi 12 anni e poi da lì secondo me è iniziato la mia vita con la mia famiglia, con i figli che già erano cresciuti, uno 12 e l'altro 5. Lì ho conosciuto dopo che sono andata via da questa famiglia che pure sono bravi comunque come, però come persone però erano delle dinamiche che a me non Diverse. andavano bene. Sì. Tua madre, com'era, diciamo, perché tu eri una donna libera, davanti a tuo padre, lei era libera, lei decideva senza chiedere, usciva senza chiedere, diciamo, oppure lei ti ha cresciuto così, però lei non era così libera? Io dopo che mi sono cresciuta ho conosciuto perché io quello che mi succedeva andavo subito da loro e gli dicevo come mai non mi avete cresciuto che nella vita ci sono delle persone che ti fanno tutte queste barriere secondo il tuo, come si dice, di lavorare, di andare avanti, di crescere. Io sono molto curiosa, per quello ho fatto molte scuole, formazioni, addirittura quando il figlio primo, 4 anni, sono andata a fare il master a Torino, immagini ho lasciato un figlio piccolo, pensando oggi dico che era una follia, però a questo momento ero molto curiosa, comunque voglio sapere. Loro non hanno mai capito come erano questi tipi della famiglia intera, perché noi siamo, come si dice, in una... non dico che siamo diversi, però comunque non capivano questa situazione, questa forza che c'hanno dentro, perché anche quando mio fratello è sposato, che è figlio unico, doveva stare con loro, è stato solo 3 anni, mi pare, 3 anni e mezzo, e loro hanno accettato che loro andavano via, hanno comprato la casa loro, cresciuto. Non è che l'hanno accettato così con molto piacere, però non hanno fatto conflitti, erano molto pacifici. La mia mamma era una donna molto buona, tranquilla, c'è stato molto vicino a noi. Il babbo era sempre fuori, comunque un po' più forte.
Allora, mia mamma era familiare, per quanto ha cresciuto i figli per diversi anni, per una decina, 15 non ha lavorato, perché siamo 4 figli, così lei aveva tanto da fare. Dopo ha cominciato a lavorare. Diciamo che lei, il mio padre era una figura un po' forte, non è che lo impediva, perché siccome non mi ha impedito, no, noi siamo 3 sorelle, comunque siamo cresciuti con formati fuori, cioè non c'era bisogno di dire no, non andare a qui e là. Per quello non capivo, era molto importante per noi imparare, sapere fare diverse cose, oltre a imparare le lingue, a fare lo sport, a fare... perché forse anche durante il regime l'organizzazione dei bambini era un po' più, come si dice, si facevano più attività, sì. Forse era anche quello, non ci avevamo anche tanto tempo a pensare troppo. A casa da voi di essere forti. Forse in perché il tutte. sistema, forse Sì. non loro, però era il sistema, poi erano tante biblioteche, libri, che ne so, tante attività. Anche domenica, che era una giornata libera, dovevamo andare ai campi, al mais, a pulire il palazzo, non lo so, era molto un altro sistema. Ragazze, va bene il diritto di uscire, di decidere, diciamo, il minimo. Non so per voi, però io, cioè il primo figlio, sono rimasta, mi hanno lasciato incinta dopo 4 anni di matrimonio, che avevo 18 anni. Hai aspettato 4 anni però. Scusa, 4 mesi, ma che anni? Cioè, non sapevo niente sulla maternità, su niente. Poi il secondo ho chiesto io di farlo perché volevo finire questo lavoro, questo obbligo. Poi il terzo, diciamo, metà. Abbiamo deciso. Perché hai voluto solo 2 bambini? Cioè, era il numero, diciamo, perfetto in teoria. Però cioè, la prima volta che ho riflettuto su questa cosa, perché fino a in quel momento neanche non pensavo, cioè, era una cosa normale, il marito ti può lasciare incinta, non ti può, cioè, è una cosa di lui, anche se tutto il lavoro lo facevo io, diciamo, a tenere in pancia, a nascere, a dare vita, a occupare tutto. La prima volta che ho riflettuto è stato 2018. Lavoravo con un NGO italiana, cioè, rappresentante del centro donna, e lì c'era una ragazza che un giorno ha detto, cioè, io ho deciso di non fare figli. Noi siamo visti tra di noi e abbiamo detto, Dio santo, ma lei è pazza. E io gli ho chiesto, ma che vuol dire? Cioè, questa decisione non deve esistere. E lei dice, no, ho deciso così perché voglio vivere la mia vita. Senza altri impegni. Sì, poi se faccio un figlio, cioè, vivo per lui, non vivo più me stessa. Normalmente che io ho detto c'è una cosa che non deve esistere, ho fatto delle mie opinioni, però tante volte dal 2018, soprattutto quando i miei figli hanno dei problemi che mi fanno stressare, cioè, penso di lei, forse aveva ragione. Io appena ho compiuto 14 anni sono andata insieme alle suore a fare il volontariato nei villaggi intorno a Scutari. I miei genitori sono stati forti, specialmente la mamma che lottava sempre per me. Erano i parenti che gli dicevano: ah, Giuseppina, stai attenta con la figlia perché è giovane, come la mandi con gli italiani che non li conosci e diventerà suora, stai attenta. E la mamma, che era forte, diceva: state voi tranquilli che io sono sicura per la figlia, la conosco, come l'ho cresciuta, così lei può andare avanti. E sempre ci diceva: vivete la vita per voi, per te stessa, non devi vivere per gli altri, per la mentalità, perché qui da noi c'era la mentalità che, anche se sono cresciuta in città, ma la gente è sempre che ti prende in giro, che chiacchiera dietro le spalle, ma io sono stata forte, sì, come la mamma. Per me ogni donna che diventa mamma c'ha un regalo, un dono di diventare mamma.
È vero che è una scelta, ma è anche un dono, un regalo, perché ci sono anche le donne che per un'occasione o per un'altra non hanno figli, le altre lo scelgono per diventare, per non essere mamme, ma comunque è le bello. donne sono libere di scegliere se vogliono essere, specialmente loro che hanno, diciamo, un marito, che sono sposate, sono completamente libere di decidere se vogliono essere mamma. Qui in Albania. Ma anche lei che dice che è stato così bello, che è bello, perché tutte le abbiamo passate. Com'è possibile che non hai fatto 2, 3, 4? È una giusta domanda. Mio marito ha lavorato sempre fuori città per più di 14 anni. Lui è uscito di casa lunedì e rientrava venerdì sera. E così crescere i bambini da sola. Io anche lavoravo. Io con la bambina l'ho lasciato dopo 3 mesi, sono andata a lavoro e la bambina è cresciuta con i nonni e io non la vedevo giusto di fare altri figli e che venissero cresciuti dai nonni. Sono l'avvocata, incontro molto diverse donne, capisco molto che le donne non sono libere per le loro scelte, non sono libere per decidere se vogliono essere sposate, se vogliono avere dei figli o di avere quanti figli. Non posso dire che tutte le donne non sono libere, però la maggior parte sono frustrate dall'opinione della famiglia, di avere un marito, poi quando si sposano di avere i figli, perché se tu non dai figli la paura che tuo marito ti divorzia, così credo, lo vedo io con le donne che noi incontriamo nel nostro lavoro. Anzi, credo che è molto presente anche l'aborto selettivo. Sì, abbiamo Ogni tanti tanto, casi delle donne che facevano, diciamo, l'ecografia e dopo che vedevano che era una figlia lei andava a fare l'aborto perché aveva già 3 figli. C'è un nostro caso che anche Kuitime lo sa, che era del quartiere dove noi lavoravamo. Lei aveva 3 figlie e il marito aveva detto non puoi fare più, però lei rimaneva incinta per idea per trovare il maschio, così lei ha fatto 3 aborti, poi l'ultimo l'avevano fatto l'ecografia, però gli hanno detto era una figlia, quando ha fatto l'aborto è uscito che era un maschio, che lì poi è stato, diciamo, un casino terribile dal marito con i medici e questa cosa. Voi siete, diciamo, da città tutte e 4. Io vengo dalle zone rurali. Anche se conoscete delle donne, è diverso conoscere, è diverso essere. Io penso che nelle zone rurali nessuna donna, o diciamo un minimo di 5 donne, possono neanche parlare per prendere questa decisione. Tu fai i figli quando il marito vuole fare i figli o quando succede un incidente, come lo chiamano loro. C'è un detto che io l'ho odiato sempre, però per me lo dimostra benissimo la mentalità delle zone rurali. La donna a letto e il tabacco sopra la tavola, non c'è bisogno di chiedere permesso. Che vuol dire, se lei sta a letto con te, puoi fare l'amore, puoi fare figli, puoi fare tutto quel che vuole. La questione dei diritti riproduttivi delle donne non può essere slegata da altre questioni. Per esempio, Anna parlava delle donne appunto delle campagne, delle montagne, diciamo delle aree periferiche, non hanno lo stesso accesso alle risorse. Pensiamo ancora a questa legge tradizionale dell'eredità, per cui sono solo i maschi che ereditano, le donne non ereditano in molte situazioni. Quindi com'è possibile, no? Non possiamo slegare un concetto di libertà poi da leggi tradizionali che di fatto negano nella sostanza la possibilità di libertà delle donne, perché non hanno accesso alle risorse, non hanno accesso, diciamo, anche a un'autonomia lavorativa, e quindi di fatto l'autonomia o comunque la propria vita è legata a scegliersi un marito e fare dei figli. Quindi stare dentro a quella logica lì. Allora io credo su questo, voi avete molti elementi, no? Da dire, e
Mi piacerebbe su questo, se potete dire delle cose. Di essere consapevole dei tuoi diritti e del fatto che il tuo corpo appartiene a te, le decisioni ti appartengono a te. Molte donne non sono responsabili riguardo a questo perché è mancato tutta l'informazione riguardo ai diritti, però questo diritto è vero che non è legato soltanto con la consapevolezza, però è legato anche con altri servizi, perché noi sappiamo che nelle zone rurali manca quasi tutto, manca il trasporto, mancano i servizi sociali, mancano i servizi sanitari. Le donne non sono non soltanto consapevoli per i diritti, però loro non hanno neanche accesso a questi servizi, perché avere accesso vuol dire che tu puoi parlare con un medico riguardo alla tua salute, puoi discutere con altre donne riguardo a quelle che tu pensi e come tu lo vedi, di prendere decisioni, di essere economicamente forzato per prendere decisioni che hanno a che fare con te stessa, perché non sei d'accordo con quello che gli altri ti stanno opponendo. Pensate, al 2005 mio marito è andato a fare la richiesta per legalizzazione della casa. E dopo tanti anni che non è venuta una risposta, vado a chiedere nell'ufficio e dico voglio informazione per applicazione di queste legalizzazioni di casa. E lui dice chi sei? Cioè, sono Anna Mila, ma la richiesta l'ha fatto mio marito Luigi Mila e lui dice no, non lo puoi prendere questa informazione. Ma perché? Perché è stato lui che l'ha fatto. Cioè, a me mi è venuto a gridare forte, anche se le leggi ti fanno, diciamo, la parte di questa eredità dopo, se l'hai fatto dopo il matrimonio, cioè anche alle istituzioni manca, diciamo, non manca, cioè questa mentalità maschile, cioè non è che puoi dire alla moglie non ti do informazione perché lui l'ha fatto, cioè noi abbiamo, diciamo, mancanza di volontà, sensibilizzazione, non solo, diciamo, delle donne o delle persone che prendono servizi, ma anche da quel che le danno, cioè proprio mentalità maschilista dappertutto. Si dice che nella nostra cultura il marito ti dà lavoro. Tante donne, tante ragazze che non vengono sposate si considerano come sfigate, comunque come le persone che non sono piaciute a nessun uomo, che loro per sé sono buone, brave, sono arrivate, comunque è una loro decisione. Ancora oggi viene giudicata una ragazza, una donna che a una certa età non trova un marito proprio che potrà avere dei suoi, come si dice, degli amanti, ecco, non so, però se non viene sposata si considera sfigata per la famiglia, per la società, dovunque, se gli manca qualcosa. Addirittura ero l'altra settimana in un'occasione e vedevo 5 ragazzi che stavano parlando di una ragazza di 30 anni che era la loro collega, era ingegnere, comunque che dicevano a lei non va più bene perché non è bella neanche per noi per avere delle relazioni perché ha compiuto 30 anni. Immagine una ragazza a 30 anni che è ingegnera, che c'ha tutto, un'indipendenza, si considera al mondo maschile una che non ha più interesse. Comunque immagini in che livelli siamo noi, come siamo la carne per far piacere ai maschi. Patrimonio del marito, ma se andiamo anche dalla famiglia di origine, e questo è molto presente non soltanto nelle zone rurali, un po' sta cambiando qui nelle zone urbane che anche le donne possono prendere eredità dei genitori, però anche qui è molto presente, diciamo, la mancanza non di informazione, ma la mancanza di volontà di dividere la proprietà tramite la ragazza e i figli. In pratica mai non può succedere che una figlia prende proprietà dai genitori. Il mio fratello era tutta la mia vita, è 10 anni, 12 anni più di me, ma cresciuto, era il mio migliore amico, però sulla questione delle proprietà anche lui è che trasformato. ha vissuto fuori,
che è tanto comunque cresciuto e lavora il direttore in una cosa, come si dice, uno molto anche litriciato, ha lavorato, vive molto bene, comunque viaggia in tutto il mondo. Comunque sia, quando viene per la proprietà di dividere con le sue sorelle, io lì ho capito che come è profonda questa cosa del fatto che le figlie quando sono sposate sono andate via e lui era lì anche se non ha vissuto con i miei genitori, per di più. Immagini se non troviamo, diciamo, il coraggio noi che lavoriamo tutto il giorno e che siamo presenti, che conosciamo le leggi e sappiamo che questo è un diritto, non è una cosa che noi lo stiamo chiedendo perché lo vogliamo, però è un diritto che lo riconosce la legge. Immagini com'è possibile che lo possono chiedere le donne nelle zone rurali. Anche se li so questi diritti, mai non potrò andare a prendere parte della casa di mio padre a mio fratello. Se tu avessi una figlia, cosa faresti? L'uguale, cioè, L'uguale, è così profonda l'elaborazione del cervello che mi hanno fatto che non so. Io penso che i giovani in questo momento hanno cambiato tanto da noi, da nostra mentalità. Bene. Indipendenti. Sì, sono più Pensano a se stessi. Specialmente Penso, sì. quelli che lavorano, invece per quelli giovani che non lavorano è un po' più difficile perché sono i genitori che li costringono a stare con loro, gli dicono allora voi non lavorate, state con noi e non avete il diritto né di comprare casa né di alzare la voce, non ha nessun diritto. Chi non lavora, ormai chi è grande, non sto parlando poi minorenni, ma quelli che sono oltre i 18 anni, è un po' difficile la situazione. Direi che dipende anche dalla situazione economica, no? Tutto la mentalità o la legge, ma è legato anche all'economia. Ma è normale, se uno non è capace di andare a vivere da solo e vive con me, normalmente che le regole li metto io. Sì, ma c'è la mentalità anche, c'è che la famiglia, chi è maschio deve tenere il maschio in casa, tu sei il maschio della famiglia e devi stare con noi, prendi la tua sposa e vieni a abitare con noi. Io per esempio ho vissuto con i miei suoceri per 6 anni, dopo 6 anni ho visto che era un po' difficile perché è rientrato dall'Italia anche il mio cognato e così era un po' difficile stare tutti insieme. Tante donne sono cresciute in varie posizioni, diciamo se andiamo al Parlamento abbiamo più donne, se andiamo al Consiglio Comunale abbiamo più donne, anche direttrice in varie istituzioni. Io penso che in questi anni abbiamo più donne, però a dire la verità, come io lo vedo, è che questo non è soltanto per tutto il percorso che le donne hanno fatto di arrivare fino a lì. Io lo vedo che il Stato l'ha visto di avere la uguaglianza di genere, questa metodologia di avere più donne in vari ministeri, in varie istituzioni, come un passo più facile per realizzare, per arrivare dai diversi punti che hanno a che fare con rispettare la legge e di essere parte dell'Unione Europea di Albania. Anche se adesso noi abbiamo anche la legge con varie quote in diverse posizioni, anche se sempre diciamo che è considerato che noi le donne non siamo quote, io penso che questa legge è molto importante perché se non saranno quelle quote, le donne non possono essere in quelle posizioni, anche se io penso che in vari momenti forse non ci rappresentano molto bene, non fanno di tutto per migliorare la vita delle donne, non migliorano così tanto le leggi. Per noi è importante che noi abbiamo adesso più donne e poi possiamo anche chiedere di avere più donne che hanno più voce al nome delle altre donne. Non so come voi la pensate in questi anni, come l'avete visto. Io penso
almeno anche dal punto, perché ogni pensiero per me parte da quel che vive la persona, poi dai opinione generale. Cioè a me mi hanno fatto lasciare la scuola media superiore al secondo anno, mio padre con mio Hanno fidanzato. fatto bene, infatti. Con mio fidanzato. Però mio padre mi ha fatto il lavaggio del cervello che non l'ho capito, cioè cosa ti serve. Poi dopo, quando ho cresciuto i figli e che ho iniziato a lavorare al centro donna, vedeva che anche quel che faceva le pulizie aveva la scuola media superiore e io non ce l'avevo. Così ho deciso di registrarmi. Normalmente ho fatto delle fatiche perché figli, lavoro, mio marito che mi diceva cosa ti serve e altro. E ho finito anche l'università. Questo lo dico per dire che le donne, anche per arrivare a finire la scuola, fanno, diciamo, Fatica. molto più fatica di un maschio. Anche andare, anche prendere i noti e tutto. Invece quando prendono una posizione, mi dispiace tanto, però la maggior parte cambiano, non so cosa succede, soprattutto posizioni politiche, perché le donne poi pensano come gli uomini. Le politiche li cambiano, la politica Cioè, li sì, cambia. è una cosa che io non lo capisco, non lo accetto, ma vedo che gli uomini, quelli che prendono le decisioni, scelgono le donne che possono andare verso le loro decisioni. Ho paura che anche questo succede perché da lì loro scelgono quel che si possono elaborare. Questo così lo vedo anch'io. Comunque Sì. le donne che sono specialmente alla gerarchia politica sono tutte scelte dai uomini e sono scelte da questi modelli che vada bene a loro. Comunque non è una decisione loro, anche se hanno fatto un percorso, sono sempre al servizio dei uomini. Sto parlando dei casi concreti, comunque quello che vedo. Ministri, Perché se una deputati. donna diciamo come noi, che ha fatto il suo percorso, è arrivato fino a un certo punto, Nessuno arriverà sceglie. fino a un certo punto, però i nostri modelli non vengono accettati dalla parte diciamo della nostra società, che comunque è ancora una società di patriarcalismo comunque molto forte. E lo vedo, forse queste donne secondo me sono, come dice Anna, comunque sono molto arroganti, non fanno le cose per le donne, comunque anche senza dimenticare anche il loro percorso di vita, percorso interno. Cioè abbiamo avuto delle occasioni anche qui, comunque delle dirigenti anche che sono venuti anche dalla società civile, anche io personalmente che sono venuti dalla società civile a livello di decisione forte, anche le figure, e quando vai lì e chiedi qualcosa non ti considerano proprio, comunque ti mettono in dubbio, anche perché sono dalla parte delle donne proprio che hanno supportato le donne vittime di violenza. Questo per me era un shock forte, perché ancora c'è un stereotipo di donna dirigente che non va a supportare altre donne e questo a me non piace, comunque non va bene. Però le sfide che hanno le donne che fanno carriera credo che sono abbastanza grandi e più grandi da quelle di uomini, perché la violenza contro le donne che sono diciamo in varie posizioni importanti è più presente con le donne, perché se Violenza c'è psicologica online, che scrivono di tutto, che ti cercano qualsiasi cosa dalla tua vita soltanto per sfumare la tua figura, la tua presenza. Credo che non è, diciamo così, facile per fare queste posizioni, e forse è questa la ragione che lì in questi posti forse non sono le donne più, diciamo, non più capaci, però che fanno più battaglia o che... Sì, non esiste la meritocrazia, questo sì, la prima, e la seconda anche quello: se una donna ha avuto le sue storie, ti prendono in giro, non dicono che lei è brava così, ma dicono ha avuto tot amanti. Invece se un uomo è in posizione dirigente, ha avuto per esempio nella sua storia personale, questo si considera un valore ancora. Però penso che
In tutti questi anni le cose hanno cambiato, e se le cose hanno cambiato per bene, anche se noi forse non siamo molto d'accordo con le donne che ci rappresentano al Consiglio Comunale oppure al Parlamento, oppure loro, come dice anche Anna, che loro cambiano perché la politica li cambia le donne, non soltanto le donne, credo anche gli uomini, perché la guerra di vincere non è facile. E questo dico io che quello che è importante è che adesso almeno abbiamo più donne e possiamo chiedere di avere donne forti che davvero ci rappresentano. Secondo me non è che li cambia molto la politica, però è il nostro formazione, il nostro essere interno ancora che c'è da fare, comunque di trovare queste figure veramente che hanno la meritocrazia e che lo considerano il loro ruolo, il loro posto, questo che hanno, parliamo anche dei posti dirigenti ma anche nel Consiglio Comunale, come rappresentanti, comunque prendere la responsabilità che devono rappresentare anche altre donne. È ancora molto superficiale. Secondo me questa non viene come una parte della rappresentanza, ma come un io, loro. Io lo vedo così, comunque ho voluto tante volte ad avere la parte di questa parte della decisione, siccome ho lavorato molto nella società civile, mi è piaciuto e tante volte ho avuto le proposte di entrare anche in politica, in diverse fasi della mia vita, anche nel Consiglio Comunale o anche per essere a livelli alti anche del deputato. Ci ho preso molto tempo a riflettere su quello perché lo so che questa è una trasformazione molto forte perché te devi seguire poi le regole e non sei più libero e questo mi ha fatto ritirare molto indietro comunque e dico che ancora c'è tanto da fare che la donna può rappresentare in queste figure, comunque in questi organi decisivi ed essere un modello, non essere una puppa, una fiffona, come si dice, una di poco cervello, però di fare il suo lavoro con molta responsabilità.